Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi del famosissimo Giuseppe Uva, come sempre entrando nei dettagli ed esplorando bene a fondo tutte le prove. Ma prima di iniziare, come di consuetudine, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, tempestate di like a questo video, commentate e attivate tutte le campanelline. Giuseppe Uva, di 43 anni, di Varese, nato il 17 febbraio del 1965, venne fermato la notte del 14 giugno 2008 insieme a un suo amico, Alberto Bigiogero, anche lui di Varese, e nato il 12 gennaio del 1975. Mentre i due erano in totale stato di ebbrezza, stavano schiamazzando e spostando delle transenne in via Dandolo nel centro di Varese, ma poco dopo si spostarono più vicino perché arrivarono delle volanti dei carabinieri che erano impegnati ovviamente a rimettere a posto tutto il casino che loro avevano combinato. Successivamente, appunto, come vi ho detto poco fa, che si erano spostati più vicino, anche lì iniziarono a trascinare un cassonetto in mezzo alla strada e a quel punto i carabinieri li fermarono e chiesero immediatamente loro i documenti, per l'identificazione. Poiché Giuseppe Uva si rifiutò categoricamente di fornire loro le generalità, cominciò a urlare in piena notte, addirittura minacciando uno dei residenti che era sveglio, prendendo a pugni a calci il portone. Ovviamente fu subito ammanettato e poco dopo giunsero sul posto anche altre due volanti della polizia che fermarono il suo amico, ovvero Bigiogero. Un po' più tardi si verrà a sapere che quella notte tutte le forze dell'ordine erano impegnate nel classico pattugliamento della città di Varese, ma 6 poliziotti e 2 carabinieri furono impegnati per ore e ore nel cercare di calmare e trattenere sia Uva che Bigiogero. Da sottolineare però, ragazzi, una cosa importantissima, che non esiste alcun documento relativo sia al fermo che al loro arresto. I due furono portati in caserma dove Giuseppe Uva fu trattenuto per svariate ore e, secondo il suo amico, appunto Bigiogero, che era con lui, fu vittima di un gravissimo pestaggio e subito dopo trasferito nell'ospedale di Varese, dove purtroppo il mattino successivo perse la vita per arresto cardiaco. La sorella di Giuseppe Uva, Lucia, ritenendo appunto che il fratello avesse subito delle violenze, presentò ovviamente un esposto alla procura di Varese, che portò al processo i 2 carabinieri e i 6 poliziotti. Ma partiamo, ragazzi, con la prima inchiesta, perché qui vide subito indagato lo psichiatra Carlo Fraticelli, accusato di omicidio colposo. Secondo l'accusa, però, sostenuta dal pubblico ministero Agostino Abate, il decesso di Uva sarebbe stato causato da un'errata somministrazione di farmaci, ma il tribunale di Varese nel 2012 lo assolse perché il fatto non sussiste. Il giudizio infatti fu confermato solo l'anno successivo in appello. Ma non finisce qui, ragazzi, perché furono indagati anche altri 2 medici, Matteo Catenazzi e Enrica Finazzi, entrambi però prosciolti rispettivamente in udienza preliminare con rito abbreviato. Il giudice però, per le indagini preliminari, rigettò la richiesta di archiviazione con cui il procuratore Agostino Abate aveva chiuso definitivamente le indagini. Il presidente di Commissione dei diritti umani del Senato, Luigi Manconi, si interessò alla vicenda, appoggiando la tesi della sorella della vittima, affermando che non esagerava nel denunciare quasi da sola le responsabilità di chi non aveva nemmeno voluto ascoltare un testimone oculare. Ragazzi, queste sono le sue testuali parole. A seguito di questo, però, il ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, ordinò un'ispezione per cercare in qualche modo di fare luce su una vicenda particolarmente dolorosa, tuttora con punti oscuri che devono essere chiariti e rispetto ai quali non si è ancora pervenuti a una risposta giudiziaria convincente. Secondo il GIP, infatti, la vittima venne percossa da uno o più presenti in quella stanza, da ritenersi tutti concorrenti materiali e morali.
Venne anche ascoltato l'unico testimone, Alberto Bigiogero, che era con Uva, quando entrambi la notte del 14 giugno vennero fermati dai carabinieri, che confermò ai magistrati di avere sentito Uva in caserma urlare e chiedere aiuto. Successivamente però l'inchiesta fu tolta da Abate, che venne sanzionato sul piano disciplinare per le omissioni durante l'indagine e per un interrogatorio al testimone oculare che mortifica le regole processuali allo Stato di diritto. Affidata subito dopo al procuratore generale Felice Isnardi, che all'udienza preliminare chiese il proscioglimento di tutti gli imputati per insussistenza di fatti. Tuttavia però il giudice dell'udienza preliminare decise il rinvio a giudizio dei 2 carabinieri e dei 6 poliziotti per abbandono di incapace, arresto illegale e abuso di autorità. Il processo però in Corte d'Assise di Varese iniziò nell'ottobre del 2014. Nel corso delle varie udienze i parenti di Giuseppe Uva continuarono a sostenere l'ipotesi del decesso provocato proprio da questo pestaggio. In particolare però sostennero anche di aver visto alcuni segni neri sia sulle caviglie e anche purtroppo sui testicoli. Ma sapete cosa dissero i responsabili della camera mortuaria? Che si trattava solo di sangue che si deposita sotto tutte le salme. Quando i lividi presenti su tutto il corpo, tutti i periti hanno sostenuto che non sono tali da averne provocato il decesso. La sorella Lucia ha inoltre sostenuto che Uva avesse addirittura anche sedere sporco di sangue a causa di queste percosse, ma tutti i sanitari affermarono esattamente il contrario. Inoltre tutti i periti che esaminarono l'ano di Giuseppe Uva riferirono che era privo di lesioni e che la presenza di macchie rinvenuta sui pantaloni indossati quella notte erano dovute a delle emorroidi che giustificarono perdite di sangue pregresse. Un testimone molto importante, un testimone chiave del processo, ovvero Alberto Bigiogero, disse che quella sera aveva cenato nell'appartamento di Uva e anche aver cucinato. Il padre però lo smentì completamente, affermando che i due si erano recati nell'abitazione sua e di sua moglie e di aver cenato proprio lì. Lo stesso genitore disse che quando arrivò in caserma non sentì urlare nessuno e lì smentì nuovamente il figlio, quando negò di non aver raccolto il verbale d'arresto. In precedenza però Bigiogero era stato ricoverato per esaurimento nervoso e nel diario clinico venne scritto che aveva un evidente tratto manipolatorio e parassitario che tendeva a raccontare la versione dei fatti solo ed esclusivamente per quello che gli era comodo. Gli imputati però raccontarono che nell'ufficio della caserma Giuseppe lanciò la scrivania contro degli agenti e diede una fortissima testata contro un armadio. Successivamente alternò momenti di agitazione con momenti di calma. Per queste ragioni decisero di chiamare la guardia medica, la quale racconta che per precauzione fu ammanettato di nuovo. Sempre però quanto riferisce la guardia medica, Uva iniziò a sbattere la testa contro il muro e a un certo punto, spingendosi con le proprie gambe, si buttò a terra, cadendo sul lato destro senza che nessuno lo toccasse. Uno dei medici del pronto soccorso, la dottoressa Enrica Finazzi, disse che Giuseppe Uva, rifiutandosi di fare una lastra, le aveva detto di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine mentre era in caserma, ma questa affermazione è stata considerata ben poco credibile per l'accusa, poiché la dottoressa non l'aveva riferita agli inquirenti, non l'aveva riferita tra l'altro nemmeno ai colleghi perché non risultava referto.
Il 15 aprile del 2016 però la Corte d'Assise di Varese assolse tutti gli imputati dalle accuse di percosse, abbandono di incapaci e omicidio preterintenzionale. E questo perché? Sempre perché il fatto non sussiste. Mentre però invece per il reato di arresto illegale, riqualificato subito dopo in sequestro di persona, i giudici assolsero anche i poliziotti per non aver commesso il fatto e invece i carabinieri perché il fatto non costituisce reato. Il PM Daniela Borgonovo aveva chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dall'accusa appunto di arresto illegale perché il fatto non costituisce reato e per tutti gli altri capi di imputazione perché il fatto non sussiste, spiegando però questo: non ci sono in tutta la vicenda dunque comportamenti illegali che possano fondare una responsabilità penale degli imputati. Certe cose sicuramente non sono successe, sicuramente. Per altre non c'è neanche un indizio di prova. Questa è la situazione. In definitiva, non abbiamo trovato prove della responsabilità degli imputati nella morte di Giuseppe Uva, certamente non oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo le motivazioni però della sentenza, tutte le perizie consentono di escludere in maniera categorica la sussistenza di qualsivoglia lesione che abbia determinato o contribuito al decesso di Giuseppe Uva. La Procura Generale di Milano, invece, tramite il magistrato Giuseppe Gaballo, fece appello chiedendo la condanna di tutti gli imputati, sostenendo che le azioni messe in atto dagli agenti, dalla violenza e ingiustizia durata, avrebbero causato proprio il decesso della vittima, innestandosi in una preesistente patologia cardiaca. Massimo Gaballo infatti chiese la condanna per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale. Al termine della requisitoria l'accusa chiese 13 anni di reclusione per i carabinieri e 10 anni e 6 mesi per i poliziotti. Il 31 maggio però del 2018 la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolse però gli imputati dal reato di sequestro di persona perché il fatto non sussisteva e confermò nel resto la sentenza di primo grado, condannando le parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali. Nel motivare l'assoluzione degli imputati del reato di sequestro di persona, i giudici scrissero che Giuseppe Uva, di fronte ai due carabinieri, aveva reagito alle loro richieste in maniera aggressiva, contrariamente a Bigiogero, spiegando che fu necessario l'ammanettamento per portarlo in caserma e aggiungendo che se avessero voluto picchiarlo, come sosteneva l'accusa, non avrebbero chiamato addirittura l'aiuto di testimoni, per di più appartenenti alla stessa arma. Ma qui, per quello che ne sappiamo ragazzi, l'8 luglio del 2019 la sentenza è stata confermata in Cassazione. Ma raga, cosa ci sarà davvero dietro a tutta questa storia? È successo davvero qualcosa di strano, qualcosa di anomalo? O magari, chissà, qualcosa che ci hanno tenuto nascosto finora? Mettete nei commenti ragazzi voi cosa ne pensate, che idea avete di questa vicenda, di tutto quello che è successo al povero, chiamiamolo così, Giuseppe Uva. Ditemi secondo voi che cos'è davvero accaduto. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale, tempestate di like a questo video, attivate tutte le campanelline e commentate, mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo molto presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.